Allora, aspettate qua. Mamma mia! Abbondanza proprio. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è domenica 9 luglio 2023, sono circa le 7:10 del mattino. Sto andando nel punto di incontro dove mi troverò con Bruno, è a pochi chilometri da casa mia. Bruno è partito da Genova e faremo 3 giorni sui passi dolomitici. In realtà questa idea di farci 3 giorni era venuta a Rocca, ma adesso che arriva Bruno vi finisco di raccontare la storia. Go, ne apprende Bruno. L'appuntamento è alle 8, ma come sempre ne partiamo un po' prima. Sono sicuro che Bruno è già lì. Guardate che sole che c'è, giornata con ottime aspettative. Eccoci qua, sono le 7 ragazzi. Lo sapevo che già fossi qui, lo sapevo già. Sono le 7, un'ora prima, tutto a posto. Bene, bene, bene. Giornata spettacolare. Sì, sono venuto su che c'era bello fresco. Uno spettacolo. Belin. Eccoci qua, un'ora d'anticipo. Come sempre, ormai è una costante. E abbiamo detto a Bruno, guarda, è inutile arrivare molto prima, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, ma è più forte di noi. Non ci basta il tempo, ne vogliamo sempre di più. Non ci piace dormire. No. Zero, tempo perso ormai. Vi stavo dicendo, l'idea di questi 3 giorni era nata da Rocca in realtà. Rocca ha detto 10, 11 e 12 sono libero, se volete facciamo qualcosa. Abbiamo preso i giorni di ferie, adesso oggi Rocca non ci sarà, ha avuto un piccolo imprevisto in famiglia, però noi incrociamo le dita e speriamo che ci raggiunga domani sera. Sì. Almeno ci facciamo un giorno e mezzo insieme, ecco. Lo aspettiamo a braccia aperte. Assolutamente sì. Senza Rocca questi 3 giorni sono come vi devo dire? Ma manca un pezzo. Esatto, è un pezzo del puzzle. È come se facessi la carbonara e non ci metti la pancetta. Esatto. Insomma. Comunque, saliamo in sella e si va, go. Siamo in A4, c'è un po' di coda a causa di un incidente, un tamponamento sicuramente, eccolo qua. Ok dai, pericolo scampato, si prosegue. Per fortuna poche centinaia di metri di coda c'erano, ecco. Tutto sommato è andata bene. Non vi portiamo con noi perché tanto adesso sarà avvicinarci dalle parti di Verona, Lago di Garda, sarà tutta autostrada e quindi vi evitiamo questa strada abbastanza noiosa. Sono circa le 9:15 e ci sono ben 29 gradi, siamo appena usciti dall'autostrada a Peschiera. Una volta usciti dall'autostrada abbiamo puntato Affi, adesso siamo ad Affi, inevitabilmente c'è un po' di coda, c'è un po' di traffico, roulotte, camper, però cosa vuol dire? Guardate che giornata che c'è, una leggera bavetta di vento, se proprio è un po' di foschia, non è proprio tersa la giornata, ma pretendere di più da un meteo simile è difficile. Adesso comunque inizierà un tratto di strada molto molto bello, molto guidato, che ci porterà al santuario della Madonna della Corona e poi da lì proseguiremo verso Passocavallo, ma i chilometri sono tanti e quindi non resta che percorrerli insieme. Purtroppo è domenica e inevitabilmente c'è un po' di traffico in alcuni tratti, ma la strada adesso inizia a essere decisamente interessante. Il limite è 70 all'ora e vi consiglio di rispettare i limiti, vi divertirete anche andando a 70 con una guida abbastanza sciolta. E poi oltre alle macchine ovviamente ci sono i ciclisti, quindi in alcuni tratti troverete camper, traffico di auto, roulotte e ciclisti, ma un po' di foschia sotto, ma è veramente tanta roba questa strada qui. L'asfalto è perfetto. In settimana qui non troverete nessuno, se vi capita di venire in settimana, purtroppo è luglio, quindi c'è anche tanta gente che è andata in ferie, sono tanti turisti, tante macchine di stranieri. Quello davanti a voi è il Lago di Garda, non so se si vede perché oltre la foschia è anche un po' distante. Uno, non due, ben 3 pullman che facevano creare la coda. Adesso siamo in località Spiazzi e la nostra prima sosta sarà il santuario della Madonna della Corona, dove speriamo di, anche se le aspettative sono basse, di trovare poca ressa e di vederlo, insomma. Adesso vediamo se visitarlo anche dall'interno, limitarci a fuori. Vediamo un attimino com'è l'andazzo anche. Ci facciamo 10 minuti di camminata stando a quello che c'è scritto sul cartello. Per fortuna è ombreggiato, quindi si sta decisamente bene. Sì. Sarà un po' dura a salire perché la discesa è abbastanza, ci sono tanti scalini. Abbastanza, sì. Però ecco, il fresco sicuramente aiuta. Questo è il percorso che vi attende. C'è un bar, alla sinistra un bar, un genere alimentare, insomma una roba che vende panini e un po' di tutto. È indicato 10 minuti e dovremmo essere sotto al santuario. Questa è la strada che porta al santuario, praticamente è scavata nella roccia.
Un santuario senza vista proprio. E una prima stranezza è che i bagni sono gratuiti, puliti e gratuiti. Adesso proviamo a entrare. Rinnoviamo la nostra professione di fede nella terra. Ragazzi, entrare è praticamente impossibile. C'è talmente tanta quella gente che stanno seduti qua fuori, c'è la messa in corso, però ci possiamo godere un paesaggio pazzesco. Non sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo. Il santuario della Madonna della Corona è situato nel comune di Ferrara di Montebaldo, non lontano dalla frazione di Spiazzi di Caprino Veronese, in provincia e diocesi di Verona. Incastonato nella roccia, è situato a ridosso di uno strapiombo a quota 775 metri sul livello del mare che si affaccia sulla Val d'Adige. Le origini della costruzione del santuario della Madonna della Corona risalgono ad una leggenda locale. La vicenda racconta del miracoloso ritrovamento di una statua raffigurante la Pietà sull'orlo dell'anfratto roccioso, la quale però sarebbe stata originariamente custodita nell'isola di Rodi. Si narra che per sfuggire all'invasione dei turchi di Solimano e dai saccheggiamenti dei tesori dell'isola, la statua sia stata trasferita grazie ad un intervento angelico sul Monte Baldo, trovando così riparo dai soprusi. La leggenda racconta di un gruppo di locali che vide una luce illuminarsi e sentì un coro angelico provenire dalla parete rocciosa. Poiché il luogo era difficile da raggiungere, si calarono con delle corde per poter assistere alla spettacolare presenza della misteriosa statua. Si decise quindi di erigere una cappella nel punto esatto del ritrovamento, nella quale posizionare la scultura in questione. La vicenda divenne molto popolare, tanto sempre più pellegrini visitarono il luogo. La cappella però, a causa della sua posizione sull'orlo di uno strapiombo, era molto difficile da raggiungere e si decise così di costruire un sentiero con il famoso Ponte del Tiglio e scavare dei gradini nella roccia per facilitare il pellegrinaggio. Più verosimilmente, il gruppo scultoreo fu donato al luogo di culto da Lodovico Castelbarco, nobile roveretano nel 1432. Probabilmente le origini della leggenda derivano dal nome affibbiato alla commenda dei cavalieri gerosolimitani, detti di Rodi, ai quali era stato affidato il romitorio dedicato alla Madonna presente nell'anfratto roccioso nel XV secolo. Ci apprestiamo a tornare verso le moto. Non siamo riusciti a entrare dentro perché è talmente piena la chiesa, c'è una striscia azzurra di tessuto che non fa passare nessuno. Perché c'è gente ammassata fuori, perché è tutto pieno. La cosa strana è che non si paga nulla, perlomeno. Non c'erano biglietterie da nessuna parte. Di sti tempi. È una comodità, un servizio che sicuramente è ineccepibile. Il fatto che vengono forniti degli ombrelli, visto che picchia il sole, sono degli ombrelli bianchi che uno può prendere, usarli, poi li rimette a posto, non se li riporta a casa e ne può godere gratuitamente. Adesso però ci aspetta una bella passeggiata. Abbastanza. Ho già il fiattone. Ripartiamo che sono circa le 11:20, siamo a circa 900 metri di altezza e ci sono la bellezza di 28 gradi. È una giornata meteorologicamente perfetta, si sta veramente bene. Adesso poi finalmente prendiamo un po' d'aria, abbiamo fatto una bella sudatina per tornare su, ma per fortuna che gran parte del tracciato è all'ombra, ci sono tanti gradini, sono circa 130-150 gradini a salire da dove eravamo noi, però ne vale assolutamente la pena. Peccato non essere potuti entrare, visto che c'era la messa è domenica ed era assolutamente pieno. Beautiful, asinelli al pascolo, e questo nostro di asfalto che è semplicemente incredibilmente perfetto. Adesso prossimo stop Passocavallo. Appena superato Ferrara di Montebaldo, un grazioso borgo con una chiesa su una collina con lo sfondo della montagna. E adesso la strada inizia a essere estremamente interessante. Questa si chiama Strada del Montebaldo e siamo nei pressi di Passo Codacavallo. Questo dovrebbe essere il passo di Codacavallo, e qui in alto è dove con Cinzia l'ultima volta che venni fummo costretti a fare inversione perché la strada era chiusa. Ecco, qui è dove facciamo inversione, se non ricordo male era il giorno di Pasqua ed era ancora chiusa questa strada. Adesso da qui si apre, eccola qua, SP del Montebaldo. Questa strada qui, ragazzi, è incantevole, se non l'avete mai fatta non potete non farla perché è
pazzesca, ma adesso ve ne accorgerete con i vostri occhi. Ci sono alcuni passaggi dove veramente è estremamente panoramica. Adesso se con Bruno faremo una sosta da qualche parte e cercherò di far fare anche un volo al Mavic, perché qua è meritevole. Una volta l'ho fatta la giornatina, ma era inverno, c'era una foschia, in mezzo alle nuvole usciva la strada che era un incanto, ma adesso che la foschia non c'è lo sarà ancora di più. Strada del Monte Baldo. Bruno, No, guarda, lasciamo perdere. Un paradiso, veramente. un po' trafficoso, un po' trafficoso. Sì, oggi è domenica, ci sta. La gente va in vacanza, ci sta. Era in preventivo, però merita. Paesaggi pazzeschi. Sì, pazzeschi, ma fa un caldo porco. Si sta un po' meglio rispetto a dove eravamo prima, però picchia. Però è veramente molto bello. Welcome to Trentino. Ragazzi, cosa c'è da dire con questo panorama qua? Qui sono le mucche al pascolo. Adesso siamo alla ricerca di un posticino dove accomodarci per pranzo. Ovviamente abbiamo il pranzo a bordo, anche perché a quest'ora, come vedete, c'è un po' di traffico. In alcuni tratti addirittura siamo quasi in colonna, perché quando si incontrano due auto non è molto ampia la carreggiata, e soprattutto dove è molto tortuosa le macchine ovviamente fanno fatica nelle curve. Quindi adesso il primo posto utile, comodo, al fresco, ci fermiamo e mangiamo, ne approfittiamo per la pausa pranzo, sperando così che anche il traffico allenti un attimino. Un posto senza vista, lasciate perdere la strada, ma il contesto intorno a noi è qualcosa di incredibile. Siamo ad un'altezza di 1480 metri, very very beautiful. Un posto senza vista. Senza vista. Quello lì sotto è il Garda, Senza colori. senza colori. E penso che questo sarà il nostro posto dove pranzeremo. Direi proprio di sì, si sta da Dio. Sì. C'è anche ventilato. Sì, sì. Temperatura giusta. Va bene. Questo è il contesto dove pranzeremo. Ripartiamo dalla pausa pranzo sotto questo bosco, tra un po' finirà perché ho visto già la strada dal drone ed è un incanto qua davanti. È la prima volta che faccio questo tratto, perché generalmente mi tengo sulla destra e scendo giù e ci sono tutte delle gole, molto bella, la strada è bellissima. Questa strada qui è la prima volta che la faccio, ma devo dire che ha viste incredibili. Il traffico, come vi ho già detto, è notevole, ovunque ci fermiamo c'è gente, auto, macchine, bici, chi fa trekking. La montagna è veramente presa d'assalto, tra l'altro si sta divinamente, al sole fa caldo, ma in moto la temperatura è ideale, non si soffre per nulla. SP3, abbondanza ragazzi, abbondanza di bellezza, guardate qua. Bruno ormai non ha più parole, ha finito tutte le parole. Sono questi mezzi a tre ruote che ingombano la strada come le auto. Andate piano, cazzo di anziani che guidano questi, dove andate questa corsa? Avete come una macchina, oh! Cazzo. Va. E corrono pure, cioè guardate qua, che cos'è? Che cos'è qui? Aspettate che sento Bruno che urla, adesso accosto e vi faccio vedere, sentire dal vivo Bruno. Allora aspettate qua. Mamma mia! Abbondanza proprio. Fotografia però. Lo so. Ma quelli lì con quei cazzo di tre ruote. Sì, quello è un coglionazzo. Hai visto come si è aperto qua? È la prima volta che faccio strada qui, pazzesco. Si è aperto un mondo. Il paradiso qui. È bellissimo. È fantastico. Ecco, avete sentito dal vivo da Bruno i commenti. È incredibile, è veramente incredibile sto posto qua. Per non parlare poi di qua sotto, la strada che ci attende. Qui sotto ci sono dei tornanti incredibili, vedete come si scende qua, sublime, veramente tanta roba. È appena passato un gruppetto di ragazzi con moto oltre 1200, andavano come i fulmini. Ma perché ragazzi, perché correte su una strada così? Che bello è godersi la strada in questa maniera, ma è pazzesco correre per poi mettere in pericolo gli altri e se stessi e rovinarsi la giornata tutti, cioè con le bici, le macchine. Ma perché correre? Guardate che roba è qua. Io non correrei mai, poi non è che quello che faccio io è giusto, quello che fanno gli altri è sbagliato, però correre su una strada che è larga
2 metri mi sembra veramente follia. Ecco quando vi dico che è follia correre qua, guardate qua, ma quanto è bello qua andare piano, poi sono le macchine, sono le bici. Noi avevamo lo stesso passo di questa ragazza qui davanti, andavamo a 45 all'ora in discesa, adesso magari se riusciamo a passare la macchina ecco meglio ancora. Madonna mia, ragazzi, Bruno non si riesce più a tenere qua dietro, sento che urla dal casco, abbondanza, proprio abbondanza di emozioni. Tende una discesa con una pendenza di oltre il 10% che noi faremo a gas chiuso, riempiendoci gli occhi delle bellezze della natura. C'è questa montagna qui, è imponente, è luna, siamo a 1300 metri e ci sono 26 gradi. Nonostante la temperatura, il lago di Garda regala sempre grosse emozioni. C'è una distesa di windsurf e di barche a vela che solcano le acque grazie al vento caldo ma vento, e sotto tante vigne. Ed ecco qua i windsurf e le barche che vedevamo prima dall'alto. Stiamo puntando Riva del Garda, poi da lì il nostro viaggio proseguirà. Finalmente abbiamo lasciato Riva del Garda con il suo traffico e i suoi tipi da spiaggia e via si va. Speriamo di trovare meno traffico su queste strade qui. Temperatura sotto il rovente. Che spettacolo che è, che spettacolo! Che cos'è questa strada qua? Questa strada è magica, veramente, guardate che asfalto che ha. E suona. Che colori ha? Che colori ha questo lago qui? Questo deve essere il lago di Tenno. Che roba è? Vai. Qualità Ballino, e qui c'è il passo del Ballino, 750 metri. E io non ho più parole perché sembra di stare in una cartolina proprio. È incredibile, strade perfette, verdi a profusione, paesaggi estremamente rilassanti, camper, bici, moto, auto e tutto e di più. Estremo relax, estrema qualità. Hai visto quelle, quando stavamo scendendo dalle montagne, quelli su quei lettini in mezzo al prato a prendere il sole? Tipo la signora lì. Ma che cazzo sta meglio di quelli? Senza comprare che ti rompono il cazzo in 2x3, compra questo con questo, la sabbia, i bambini che urlano, quella che chiama quella che sta a 200 metri in mezzo là. Guarda, è veramente stare tranquilli. Ti abbronzi uguale, ti stressi di meno e dormi tranquillo la sera. Va bene, arrivo da un posto di mare, a me il mare piace, non posso dirti che non mi piace. No, ma però è meno stressante sicuramente la montagna. Beh sì. E il sole lo prendi tanto quanto. È più tranquilla. A me non piace la neve, io non scio, però in moto la montagna me la godo di brutto. Adesso tra l'altro non era nel menu, ragazzi, Passo Duran, passiamo qua lungo la strada, non vuoi fare una deviazione, via verso Passo Duran, go, si va. Eccolo qua, Passo Duran, 7,5 km, non faceva parte del menu, ma come si fa? Poi vediamo di fare un piccolo briefing sopra il passo e vediamo se è il caso di ridiscendere il passo oppure fare un'altra strada che ci porta alla fine della tappa di oggi. Passo Duron, non Duran, scusate, Passo Duron, molto carino, molto bello, si sale non in maniera vertiginosa, dolce, però la strada che ve lo dico a fare è una pista anche qui. Adesso si scende, abbiamo fatto una piccolo cambio di programma come spesso accade e si prosegue. Benvenuti nel parco giochi per adulti per motociclisti, non da bar. Complice l'orario, pochissimo traffico, veramente poco, incantevole. Il cartello ci avvisa della discesa al 16%, quindi adesso moderiamo un po' la velocità, se no giù arriviamo con i dischi che praticamente sono incandescenti. Usiamo il freno motore e ci godiamo la discesa. Siamo fermati in questo paesino lungo la strada, molto delizioso. Qui siamo quasi borderline, qui sembra quasi di non essere in Italia. Sì, esatto, sembra le insegne metà in tedesco e metà in italiano, un'altra civiltà, strade perfette, case asfalto fantastico, case molto curate. Guardate qua, sembra di essere un libro di fiabe. Benessere, sì. C'è questo orso che ricorda molto l'Abruzzo e qui c'è una fontana dove andrò adesso a riempire la borraccia.
Guarda che colore c'è l'acqua qua alla fontana, bro. Mi verrebbe voglia di farci un tuffo, guarda Sì, il guarda. caldo che fa. È fresca, sì. Mo ci bagno la testa. Eh sì, fai bene che questa temperatura. Pensate che ci sono 32-33 gradi a questa altezza. È pazzesco. Riempiamo le borracce di acqua fresca in maniera che manca poco, però si sa mai, acqua fresca non è mai abbastanza. A posto. Guardate la legna come è tagliata in maniera millimetrica. C'è un altro casolare lì con tutta la legna messa e semplicemente sembra finto, sembra un cartonato. È tutto maledettamente in ordine qua. E poi neanche a dire, guardate che meteo che c'è, un meteo superlativo proprio. Zuclo si chiama questo posto. Zuclo? Comune di Zuclo, sì. La bellezza di questi borghi è che sono estremamente curati, ma soprattutto sembrano finti, dipinti. Non c'è sporcizia a terra, c'è ordine, i prati sono curati, c'è un verde pazzesco, c'è silenzio, c'è semplicemente educazione e civiltà che dalle parti nostre, ahimè, si è dimenticata. All'ombra poi si sta divinamente perché tira una leggera bavetta di vento, ma all'ombra si sta da Dio, al sole picchia, al sole superiamo i 32 gradi. Però qui all'ombra si sta veramente bene. Questo ho bagnato la testa, sto da Dio. Adesso proseguiamo e andiamo in un altro posticino dove c'è da leccarsi le mani. Siamo appena lasciati alle spalle Comano Terme. Stradale quella là. E che una volta che arrivate in questi posti qua e non dovete farvi distrarre dalle strade che ci sono, perché ne sono un'infinità e una più bella dell'altra, altrimenti andate a deviare a destra e a manca e non arrivate più a destinazione. Adesso c'era una strada sulla nostra sinistra che si arrampicava su una roccia viva molto bella, ma abbiamo desistito e tiriamo avanti perché sennò continuiamo a fare deviazioni su deviazioni. Adesso, se non ricordo male, dovremmo puntare il lago di Toblino e poi sopra il lago di Toblino c'è una località che si chiama Ranz e per arrivare c'è una strada, neanche a dirvela, estremamente panoramica. Temi qui, poi non avete difficoltà a non intraprendere quella strada lì, incredibile. Una volta arrivati qui siete in un parco giochi naturale pazzesco, ragazzi. Questo è il lago di Toblino, quello è il castello, ha una vista incredibile sul lago, non c'è altro da aggiungere, non c'è altro da dire, è veramente molto bello tutto quanto. Eccolo qua, lago di Toblino, ha delle sfumature dall'azzurro al verde incredibili. Adesso stiamo arrampicando in località Vezzano. Come vedete il vento si è alzato notevolmente, basta vedere le foglie delle viti piuttosto che degli ulivi alla nostra sinistra. Questa strada qui è un'altra strada che non ho mai fatto, ma a vedere le foto e i video è qualcosa di incredibile e adesso la vivremo. Arriverà un punto dove salterete dal divano. Stiamo arrampicando per Ranzo. A me viene già striso sotto la visiera perché ho visto già la strada, guardate là che cosa alla mia sinistra. È incredibile, cos'è questa roba qua? Ecco qua, vedete già il gesto di Bruno, è eloquente ragazzi, è pazzesca questa strada qua. Vai Bruno, go! È tantissima roba. Ditemi voi, guardate qua che cos'è qua? Cioè il percorso in piccolo è tantissima roba. Bello. Inutile, Rocca, ci manchi, qua ci volevi anche tu, Rocca, guarda qua che roba che è. È pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Adesso qui faremo ovviamente andata e ritorno su questa strada perché la strada finisce a Ranzo. Siamo venuti qua ovviamente per quei punti panoramici che avete appena visto, ci dovrebbe essere ancora qualcos'altro avanti, ma poi al ripasso ci fermeremo assolutamente a fare una sosta, che siamo passati molto velocemente lì sotto, ma adesso che arriviamo lì a Ranzo facciamo un mini briefing con Bruno. Che ve lo dico a fare? Ogni parola è semplicemente superflua. È la parte in alto, sotto di noi il lago di Toblino. E che cosa vi devo dire, ragazzi? Cosa vi devo dire più? Se non vi piacciono i miei video, in alto a destra c'è la X o a sinistra in base a cosa vede, se avete ecco, guardate sotto questo qui sotto è il lago di Toblino. Adesso guarda, al ripasso faremo una sosta, ma davanti a noi ci aspetta ancora tanta roba, Bruno. Percorso no, Ranzo, pochi chilometri ma estremamente belli. Quella è la strada che abbiamo fatta poco fa.
Un Luna Park, cazzo. Bruno, com'è? Sembrava di essere nel Vercors. Uno spettacolo. Incredibile. Mamma mia. Adesso mentre ritorniamo indietro faremo più di una sosta. Ci metteremo un'ora a fare sti 7 km qua. Ci sono dei panorami fantastici. C'è sotto, c'è il lago di Toblino, incantevole, veramente veramente bello. Dei colori impressionanti, veramente. Quando poi sotto quella galleria di roccia Sì. è veramente, sono quegli archi di pietra fantastici. Molto molto bene. Poi la giornata strepitosa, Sì, sì. ventilata in questo momento, adesso all'ombra si sta da Dio. Sì, ci sono 25 gradi qua. Al sole, il sole picchia però. Parecchio. Quando si sta fermi è dura, quando si va non tanto. Però Merita insomma, un po' di sudore, dai. anche perché da qui alla struttura abbiamo 40 km, quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo e quindi ci possiamo godere alla grande tutto quanto. Tornando indietro, ma adesso faremo più di una sosta, come vi dicevo. Ce n'è uno in particolare da fare, c'è una bella piazzola sulla destra che si affaccia sotto sul lago di Toblino. Rocce sporgenti, ci sono diversi cartelli. La piazzola è davanti a voi, lì vicino a quello specchio parabolico, se non mi ricordo male, da quelle parti lì. Da qui forse rende meglio, guardate qua. E qui sotto c'è il lago di Toblino. Secondo te, queste immagini che gli stiamo facendo vedere, le posso mettere o è vietata ai minori? Secondo me è pornografia, non va bene. I minori non possono guardare. E anche gli adulti, alcuni adulti. Questo qui sotto è il lago di Toblino, quello è il castello e guardate le sfumature del lago. E questo è il contesto in cui siamo noi. Com'è, bro? Non ci sono più parole, Max. Un posto senza vista. Tra l'altro siamo venuti su per puro caso, perché neanche tu l'avevi fatta. No, questa. io non l'ho fatta mai, però l'avevo vista, avevo messo in conto questo posto qua. Cavolo. Avevo visto delle foto Merita parecchio, tra ho l'altro. detto no, ci devo fermare. Se passate da queste parti, se passate da qua e non fate questa strada qui, sì. Se venite da queste parti e non fate questa strada qua, godete neanche a metà, non solo a metà. Poi guardate che traffico c'è. Non c'è nessuno, saranno 5 minuti che siamo fermi qui, non è passato assolutamente nessuno. si sentono i grilli. Sì, i grilli si sentono. Comunque la prossima sosta che faremo sarà all'interno di quelle gallerie di roccia, perché lì voglio fare foto e video proprio a profusione. Sì, di brutto. È un peccato quasi ripartire da qua. Una cartolina veramente, ragazzi. Il video, me lo spieghi tu? Come si fa a non fermarsi qua? C'è anche la piazzola per fermarsi qua. Bruno, qua, cos'è qua? Che cos'è qui? Qui è pazzesca la questione. Sì, no, è fuori da ogni logica. Ci sono altri punti giù, ancora entusiasmanti tra l'altro. Con un panorama così può accompagnare solo, Bruno? Esatto. Cioè, guarda, questo penso che sia il tratto più accattivante di questo percorso. Ti posso garantire che attraversare questi pochi chilometri fa davvero uno strano effetto. Ricorda, ce l'abbiamo detto diverse volte, il Vercors alla grande proprio. Solo che in Vercors non c'è questa vista qui. Lì c'è il lago di Toblino, qui c'è la vallata e qui c'è Bruno che è la prima volta per lui, per me anche qui a Ranzo, anche per me è la prima volta, per Bruno
Per lui anche altri posti è... Sì. Per essere il primo giorno diciamo che... Sì, un po' di chilometri l'abbiamo fatti, dai. Emozione Ci a siamo, go-go. sì, esatto. Posti esatto. belli a volontà. Sì. Sudare ne è valsa la pena. E poi guardate qua che traffico che c'è. In questo momento nessuno. Non si sente il rumore di un motore. Una motosega all'orizzonte c'è. Esatto, e basta. Il rumore del vento, il suono del vento. Tra l'altro qui si sta da Dio adesso, Sì, in questo momento si sta veramente da Dio. È bello fresco. Merita proprio tanto. Ci siamo, si va. Sei Bruno? Praticamente da Ranzo puntiamo la nostra struttura. Per le 5 dovremmo essere in struttura. Abbiamo prenotato con Airbnb, Marco si chiama il ragazzo che ci ospiterà. Ci rilassiamo, facciamo una doccia, saremo sul lago, ma non vi anticipo nulla, adesso che arriviamo vi faccio vedere tutto quanto. A Trento alle 16:15 ci sono 37 gradi. Siamo a 21 km dalla struttura. Comunque giornata incredibile oggi. Allora, questa è la struttura dove alloggeremo questa sera. Abbiamo parlato tramite Airbnb. Adesso abbiamo check-in self. Marco ci ha mandato i video di come si apre, di dove c'è la chiave. La chiave si prende qui. Da qui apriamo la porta e dalla porta andiamo sopra. Sopra dobbiamo trovare una cassettina. Ok, qui dovrebbe essere 6592. Ok, 6592 presa. Adesso chiave. C'è tutto un magheggio da fare qui. L'abbiamo fatta a entrare. Questa è casa di Marco. Boh, siamo dentro. Adesso Marco non c'è, ma con calma ci sistemiamo e... È proprio casa sua? Sì, è proprio casa sua, sì. Questa è la camera. Vabbè, matrimoniale, vuol dire che... Bruno, ti dovrai sacrificare. Vabbè. Che dobbiamo fare? Va bene, comunque la camera va bene per una notte. Sapete quanto spendiamo una notte qui in due? Io ve lo dico. Ve lo diciamo? Bruno, quanto spendiamo in due? 30 euro. Con la colazione. Con la colazione. Banda alle ciance, dai, portiamoci avanti. A dopo. Sono circa le 17:30. Fa caldo. Molto caldo. Tira vento, sembra quasi di essere dentro un phon. Sì, sì, è vero. Si sudacchia ancora per essere... 6 e 10. 6 e 10. Passeggiatina estremamente rilassante. Dopo tutti i chilometri ci vuole. La Riviera Ligure sembra di essere. E così, è pieno di persone. D'altronde le giornate sono lunghe, fa notte alle 9, quindi è giusto così. A saperlo avremmo portato i costumi, non ci aspettavamo queste temperature così hot. E non ci aspettavamo di arrivare così presto, ecco. Però ci godiamo la passeggiatina. Ma c'è un po' di ventilato. Sì. Almeno quello. C'è un po' di vento, però il sole nonostante l'ora picchia, sì. Un bel posto. Molto bello, sì. C'ero stato qualche anno fa, ma non ricordavo, poi vedendo un po' la zona mi è tornato in mente. Molto molto bello. Allora Bruno, a cena che si mangia stasera? Farfalle con ragù. Madonna ragazzi, organizzazione totale. In assenza di Rocca, Bruno è ai fornelli. Ai fornelli, sì, Rocca però, sbrigati perché... Rocca dai, presto che manchi Rocca. Che stasera ci va di culo che siamo in una casa e abbiamo la pentola, ma da domani la pentola non ce l'abbiamo più. E neanche ai fornelli. Quindi Rocca, serve la tua presenza sia come supporto morale, come benessere nostro, ma anche come pentole, fornelli e come compagnia. E dai, poi dai. chi meglio di te sa cucinare? Scusa. Dai, ti facciamo lavorare anche quando sei in ferie. Dai. Nouvelle cuisine, no? Abbondante mi sembra il piatto. Direi di sì. Oggi abbiamo consumato parecchio, Chilometri ne abbiamo fatti. Chilometri a go-go. Mamma mia. Buon appetito. Buon appetito a tutti.
20 e 40, 20 e 45, c'è una luce fantastica, c'è il lago di Caldonazzo che è veramente incantevole, adesso c'è un'arietta e si sta da si Dio, sta veramente adesso bene. adesso si vive, tra un po' secondo me farà persino fresco, Sì, mi sento un re stasera, dai. tira giusto una bava di vento e si sta veramente benissimo. Il contesto, manco a dirlo. Sì, è molto, molto relax, guardate che colori che ci sono. Tra 20 minuti e un quarto d'ora qua sarà buio. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, cliccate. è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Aspettiamo Rocca domani, incrociamo le Fiduciosi. dita. Ciao, al prossimo ciao. video.